Colombia, paese divenuto famoso in tutto il mondo per cocaina, narcos, Pablo Escobar e, fortunatamente, nell'ultimo periodo, anche per il turismo, con la sua magnifica natura e il calore della sua gente. Colombia è anche l'argomento di questo video, il cui titolo è volutamente provocatorio, ma la realtà dei fatti, come vedremo adesso, non è molto diversa. In questo video parleremo infatti del secondo turno delle elezioni che si terrà oggi, domenica 21 giugno, ma lo faremo in modo molto approfondito perché un video lungo su questo paese è più che necessario. Partiamo dalla geografia di questo paese per spiegarne la storia, vedremo poi la scelta di Gustavo Petro, l'attuale presidente, come è stato il suo mandato, prima di passare alle attuali elezioni, qui vedremo il sistema elettorale, i risultati del primo turno, tenutosi il 31 maggio, e i candidati. Mettetevi comodi e andiamo a scoprire la Colombia. La Colombia non è certo un paese geopoliticamente imprescindibile per il mondo e nemmeno per il Sud America, tuttavia ci sono almeno 3 buoni motivi per interessarsi della Colombia, oltre che alla pure semplice curiosità. Innanzitutto, la Colombia è una delle più antiche democrazie del Sud America, ma dire che sia stabile sarebbe un'esagerazione. È un paese estremamente problematico e con un controllo del territorio che non è totalmente in mano allo Stato, ma suddiviso tra vari gruppi ribelli come i maggiori FARC, l'Esercito di Liberazione Nazionale e i cartelli della droga come il Can del Golfo, che si contendono le zone al confine con il Venezuela per il traffico di esseri umani, le zone costiere per il traffico di droga e le zone vicine a Panama nel Darien Gap per lucrare sui migranti che cercano di salire verso Costa Rica o Stati Uniti, e anche per i commerci con i cartelli messicani per l'esportazione di cocaina, di cui la Colombia è nettamente il maggior produttore mondiale. L'assassino di Miguel Uribe Turbay, candidato presidente per il partito di destra Centro Democratico, avvenuto il 7 giugno 2025 durante un comizio a Bogotà, ad opera di un quindicenne che, secondo gli investigatori, aveva come mandante un gruppo di Sente FARC, la Segunda Marquetalia, ha dimostrato come la democrazia colombiana sia fragile e in un clima come quello del 2026, in cui la lotta è per la prima volta nella storia colombiana tra sinistra e destra e non più tra destra moderata ed estrema destra, il rischio per la tenuta delle istituzioni tra uno scandalo e l'altro è alto. In secondo luogo è importante anche per l'Europa, dal momento che oltre il 50% della cocaina che arriva nel nostro continente proviene proprio dalla Colombia, e se questa collassa in una nuova guerra civile, scenario oggi estremo ma al punto più alto di rischio dalla fine della guerra con le FARC nel 2016, per l'Europa diventerebbe impossibile collaborare con l'esercito colombiano per contrastare il traffico di droga e l'arricchimento delle mafie. In ultimo, la Colombia rappresenta l'ultimo paese, insieme al Brasile, ad avere ancora un governo di sinistra democraticamente eletto nella regione. Venezuela e Cuba non contano, ovviamente, mentre tutti gli altri paesi hanno governi di destra, più o meno estrema, e quindi anche imponente per la guerra fredda statunitense e cinese, perché se tutto il Sud America cade alle destre, alla destra di Trump, il peso della Cina nel continente andrebbe sicuramente a calare. Il motivo dell'instabilità colombiana è da cercarsi nella sua geografia. Con oltre 1 milione di chilometri quadrati, 3 volte e mezzo l'Italia, la Colombia è uno dei 17 paesi mega diversi al mondo, il che significa che è uno di quei paesi che possiede quasi tutte le fasce climatiche del pianeta e tutte le forme geometriche del paesaggio: pianure, collini, deserti, montagne e i corpi idrici esistenti, laghi, fiumi, eccetera. Già da questo non mi sembra difficile capire che tenere unito un paese del genere, per giunta molto povero, è una sfida molto ardua. In più la posizione geografica non aiuta per niente, è l'unico paese del Sud America ad affacciarsi su 2 oceani, quello Atlantico a nord e quello Pacifico a ovest, ed è l'unico a confinare con un paese del Centro America, Panama, lungo il Darien Gap, una foresta fittissima che rende impossibile controllare i confini per gli eserciti panamense e colombiano, e dunque facilissimo per i gruppi di narcos messicani, centroamericani e colombiani scambiarsi droga e fare affari. Anche i paesi con cui confinano non sono esattamente stabili. Il Venezuela, con cui condivide oltre 2000 km di confine, è una dittatura profondamente instabile e gestita dai gruppi di narcos. La regione dell'Amazonas brasiliane è più grossa dell'intera Colombia ed è fatta interamente da foresta, per cui anche lì i gruppi alternativi allo Stato hanno vita facile. Il Perù è il secondo produttore mondiale di cocaina nel mondo, ma non avendo accesso all'Atlantico, i gruppi usano quasi sempre la via colombiana o ecuadoregna per esportare la droga. E l'Ecuador, una volta cittadino del Sud America, ha visto un deterioramento totale della sicurezza per via delle rotte della droga provenienti non solo dal Perù, ma anche dalla Bolivia, che è il terzo produttore mondiale di cocaina. Dal momento che tutti i confini e molti porti sono controllati da più dei gruppi di narcos che dall'esercito, non è difficile comprendere perché la Colombia sia instabile, visto che i narcos controllano un'ottima parte dei commerci e dell'economia nazionale.
Se volessimo provare a dividere la Colombia in aree geografiche, troveremo nell'estremo nord-est territori pianeggianti e a tratti paludosi. Intorno della Sierra Nevada de Santa Marta, la catena montuosa costiera più alta del mondo, vista che due picchi più alti del paese, il picco Cristobal Colón e il picco Simón Bolívar, entrambi alti 5.775 metri, si trovano a soli 42 km dalla costa. Nell'ovest del paese, lungo la costa, ci sono le città di Medellín e Cali, in un territorio pianeggiante, prima che la catena delle Ande, che taglia il paese da nord a sud ed è divisa in occidentale, centrale e orientale, non interrompa la pianura. Su un altopiano delle Ande orientali sorge la capitale Bogotà, posta a 2640 metri sul livello del mare. A est delle Ande sorgono nel sud-est degli altopiani boschivi, nel nord-est vi sono aride, savane e pianure, ideali per l'allevamento e ricche di giacimenti petroliferi, mentre nell'est vi è la foresta amazzonica più fitta. Venendo alla storia, quella post-seconda guerra mondiale, che è l'unica che ci serve, possiamo dire che la Colombia abbia vissuto anni di difficoltà estrema a partire dal Bogotasso del 1948, quando venne assassinato il leader liberale Jorge Eliécer Gaitán, omicidio che culminò in una guerra da centinaia di migliaia di vittime. Nel 1958 ci fu un accordo in cui i liberali e i conservatori decisero di governare ad anni alterni, 4 anni uno e 4 anni l'altro. Finita una guerra ne scopre però un'altra. Dal momento che tutti i soldi pubblici erano usati per finanziare la guerra tra fazioni, le regioni amazzoniche, quelle lungo la costa, vennero abbandonate a loro stesse e molti contadini, ispirati dalla rivoluzione cubana del 59, decisero di prendere le armi e ribellarsi al potere di Bogotà. Nacquero così le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, che si finanziavano attraverso il narcotraffico. In aggiunta a tutto ciò c'erano i cartelli della droga che negli anni 90 erano i più potenti del mondo, come quello di Cali o Medellín. Le FARC si finanziavano con il narcotraffico, ma non erano alleate dei cartelli, che agli occhi dello Stato erano viste come il male minore rispetto alle FARC, e i governi di quel periodo, tutti di destra, iniziarono a fare parapolitica, cioè a finanziare gruppi di estrema destra sostenuti anche dai grandi cartelli per combattere le FARC. Quando però questi gruppi iniziarono ad avere più potere del presidente colombiano, lo Stato ha iniziato a fare la guerra pure a loro. Se già faticavano a contrastare le FARC, molto più armate di cartelli della droga, con il sostegno indiretto o forse diretto dei cartelli, figuriamoci a sconfiggerle mentre si è impegnati anche in un'altra guerra. Negli anni 90, infatti, le FARC furono vicine a prendere Bogotà, prima che gli Stati Uniti intervenissero con istruttori e armi pesanti a favore dell'esercito per respingerle. Da quel momento le FARC hanno perso sempre più forza, fino a quando, dopo decenni di guerriglia nelle periferie dello Stato, nel 2016 accettarono uno storico accordo col governo, ancora oggi molto contestato. In cambio dell'impunità per i grandi leader e della possibilità di fondare un partito, le forze armate rivoluzionarie della Colombia smisero di combattere, anche se alcuni dissidenti non hanno cessato l'accordo e hanno proseguito la guerriglia, ma con violenza decisamente minore. La Colombia del 2016, che è più o meno quella che c'è ancora oggi, con qualche piccolo miglioramento, era un paese economicamente disastrato, con scuole decenti solo nelle grandi città, ma ridotto del tutto inesistenti altrove, un sistema sanitario accessibile solo ai ricchi tramite assicurazioni e medicinali assenti nelle farmacie al di fuori delle grandi città. Questo succedeva e succede ancora oggi perché la maggior parte dei fondi pubblici vengono usati per pagare mazzette ai cartelli e ai gruppi che, minacciando di far scadere i sindaci eletti nelle città periferiche, di impedire alla popolazione di votare, saltando i seggi elettorali e di far sparire i poliziotti e i militari lì presenti, vengono pagati dai governi in carica che hanno paura di rendere nuovamente instabile il paese e perdere le elezioni. La corruzione, come in tutto il mondo, è dunque il problema principale del paese, che sì, nel breve periodo mantiene la pace nel paese, ma che nel lungo periodo impedisce allo Stato di crescere e soprattutto di essere presente anche nelle periferie e nelle regioni più lontane, dove la gente lavora per i cartelli perché sono gli unici che gli danno uno stipendio. Finché lo Stato non darà welfare a tutti, i gruppi continueranno ad esistere. Quando tutta questa corruzione e povertà non era più giustificabile dal dobbiamo salvare lo Stato e vincere la guerra, perché la sicurezza non era più il problema principale per la stragrande maggioranza dei colombiani, il popolo iniziò a puntare il dito contro alle amministrazioni di destra che guidavano il paese da sempre, visto che chiunque provasse a dirsi di sinistra fino a quel momento veniva automaticamente etichettato come sostenitore delle FARC. Tra uno scandalo e l'altro e le riforme che tardavano ad arrivare, nel 2022 i colombiani hanno cambiato passo, eleggendo per la prima volta nella storia recente un candidato di sinistra, Gustavo Petro, che prometteva un cambio di passo rispetto alle ormai monotone e inutili amministrazioni di destra.
Gustavo Petro è nato nel 1960 a Sienaga de Oro, un piccolo comune nel nord-ovest del paese, in una famiglia povera di origine italiana. La nonna è nata infatti vicino ad Avellino e lo stesso Petro è cittadino italiano. Si è laureato in economia a Bogotà e poi ha militato per qualche anno come attivista nel movimento 19 aprile, un gruppo armato di ideologia socialista che si batteva per la democrazia reale in Colombia e che accoglieva gli sfollati della guerra civile, che si è poi sciolto nel 1990 diventando un partito politico. Petro è stato incarcerato e torturato più volte e è stato parlamentare per diversi anni, alcuni passati in esilio dopo che un ufficiale dell'esercito minacciava di assassinarlo. Nel 2011 venne eletto sindaco di Bogotà con l'obiettivo di costruire case per i poveri e lottare contro la corruzione. Nel 2014 venne destituito per un mese da sindaco per abuso d'ufficio a seguito di presunte irregolarità nella gestione della raccolta dei rifiuti, ma venne poi subito reintegrato e assolto nel 2017. Il suo mandato si concluse con successo, visto che grazie alle sue riforme quasi 500.000 di persone sono uscite dalla povertà e gli atti di omicidi e di mortalità infantile hanno toccato i minimi storici nella città. Finito il mandato a Bogotà, si candida dunque alle elezioni presidenziali del 2018, dove perde contro la destra di Iván Duque. La destra vinse non tanto perché proponesse qualcosa, ma perché le politiche troppo statali e troppo di sinistra di Petro instauravano nella popolazione la paura che la Colombia potesse diventare come il Venezuela. Inoltre, la sovranità nell'M19, a pochi anni dall'accordo di pace con le FARC, instaurava in una parte della popolazione il terrore che esso fosse sostenitore delle FARC, visto che in Colombia combattere per un gruppo armato viene subito associato alle FARC, mentre in realtà dei fatti l'M19 era un gruppo moderato. Infine, sebbene sia nato a Bogotà si concluse con un tasso di approvazione decisamente alto rispetto alla media, non sono mancati scandali, tra cui quello della gestione dei rifiuti, la cui raccolta era in mano ai privati, mentre Petro voleva farla tornare pubblica. E così fece, per poco però, perché fu un autentico disastro, visto che nessuno osava raccoglierla e per giorni la città rimase sommersa dai rifiuti. Tutte queste cose messe insieme risultavano agli occhi dei cittadini, che pure condividevano quasi tutte le sue proposte, troppo pericolosa rispetto alla stabilità concessa in quegli anni dalla destra, che pure non proponeva assolutamente niente. Come prevedibile, però, l'amministrazione Duque fu un disastro e nel 2022 quello storico partito centro-democratico in crisi è un candidato a destra molto su TikTok e a fare soldi, ma molto meno a fare politica e a combattere la corruzione, come diceva di voler fare, visto che la sua vita era piena di condanne per corruzione. Gustavo Petro riuscì a convincere la popolazione che un cambiamento sarebbe arrivato e questa volta la destra non riuscì a instaurare nella popolazione la convinzione che la Colombia sarebbe diventata il Venezuela 2.0. Il suo programma, racchiuso nello slogan El cambio es imparable, il cambiamento è inarrestabile, si poggiava su 3 pilastri fondamentali. In cosa sicurezza proponeva la paz total, una politica completamente diversa da quella proposta dalla destra, che mirava a fare guerra contro i gruppi nelle zone in cui rimanevano e a distruggere i campi di cocaina, spingendo ancora più gente a lavorare per i cartelli, perché per moltissimi contadini coltivare droga è l'unica fonte di sostentamento possibile. Pedro proponeva invece di trattare con tutti i gruppi rimasti, cartelli, FARC e ELN, un loro scioglimento e di portare nelle zone in cui essi operano delle alternative alla cocaina, mirando ad acquistare le terre dai mega latifondisti per redistribuirle ai contadini, che avrebbero dovuto coltivare colture da vendere ai mercati per garantirsi una retribuzione legale. Parallelamente a ciò puntava a costruire scuole e ospedali nelle zone più povere, nazionalizzando la sanità, che era accessibile solamente con costo delle assicurazioni e rendendo obbligatoria per tutti istruzione. Puntava poi ad aumentare il salario minimo e riformare il sistema pensionistico, unificando sotto il controllo statale, abolendo la competizione tra fondi privati e fondi pubblici. Puntava infine sul green, proteggendo le comunità indigene e sposando l'economia del paese dal basarsi sull'estrazione di petrolio al basarsi sull'agricoltura, turismo responsabile e energie rinnovabili. Per quanto riguarda la politica estera, voleva ripristinare i rapporti con il Venezuela, collaborando con il regime di Maduro sulla gestione dei migranti e cooperare con gli Stati Uniti, ma anche avvicinarsi di più ai BRICS, all'Unione Europea. Il motivo per cui è stato anche votato è la sua promessa di abolire il clientelismo e ridurre la corruzione, dal momento che l'amministrazione di destra non l'avevano fatto, e un volto nuovo in questo senso viene sempre visto come il meno peggio. Tuttavia i problemi iniziano appena insediato, dal momento che in Parlamento non ha la maggioranza e la destra vuole i suoi voti per fare ostruzionismo e non approvare le riforme di Petro, che va 6 mesi di mandato a negoziare le sue riforme con i partiti. A tal proposito, ecco il primo di tanti scandali del governo petrista, uno scandalo che sarebbe paragonabile alla Tangentopoli, ma che in Colombia è pressoché normale. Nel 2024, nella regione di La Guajira, si è assistito ad una grave siccità. Il governo ha stanziato fondi per circa 46 milioni di pesos, 11 milioni di euro, tramite l'UNGRD, Unità Nazionale per la Gestione del Rischio dei Disastri,
che però non sono andati alla comunità indigena Wayuu che doveva beneficiarne, ma in mazzette ai parlamentari dell'opposizione per approvare le riforme di Petro. Un altro scandalo riguarda il figlio di Petro, Nicolas, che è in attesa di processo per aver ricevuto ingenti somme di denaro da fonti proibite per finanziare la campagna presidenziale del padre, intascando però gran parte dei soldi per arricchirsi illecitamente. Il governo petrista che doveva abolire la corruzione è in realtà il governo con più scandali della storia recente del paese, circa 24 in 4 anni di governo. E lo scandalo UNGRD è considerato il più grave caso di corruzione in Colombia dalla seconda dopoguerra in poi, al pari dello scandalo della parapolitica. Nonostante questo, però, il tasso di approvazione di Petro, che sta girando intorno al 50%, resta il secondo più alto della storia del paese, dietro al solo Álvaro Uribe, che ha governato tra il 2002 e il 2010 e ha concluso con un tasso di approvazione del 75%, grazie alle vittorie sulle FARC. Tutti gli altri presidenti successivi a Uribe, a fine mandato, non hanno mai superato il 30% di consensi. Questo perché, nonostante tutto, un'ottima parte delle riforme di Petro ha funzionato e hanno cambiato la vita di moltissime persone nelle periferie. I due più grandi successi di Petro sono la riforma agraria e la riforma fiscale. La prima consistita nell'acquisto da parte del governo dei terreni in mano dei defondisti. Attenzione, acquisto, non è proprio come qualcuno prova a far credere, redistribuiti poi ai contadini poveri, a cui sono state date precise indicazioni sulle coltivazioni consentite, evitando le coltivazioni di cocaina. La riforma fiscale ha invece provveduto a tassare i ricchi, con cui il governo ha finanziato poi le sue riforme per i poveri. Anche la riforma delle pensioni, apportata nel 2025, è stato un successo, con oltre 3 milioni di anziani, prima esclusi dal sistema, che hanno ottenuto la pensione. In politica estera è stato criticato per le critiche a Trump, visto da molti come un radicale che vuole far fallire la Colombia, distaccandosi dagli USA, anche se tra un insulto e l'altro la presenza militare e americana in Colombia resta intatta. Ha appena ottenuto la promessa di avvicinarsi ai BRICS e di proteggere le comunità indigene dal disboscamento, che è diminuito. Sul fronte energetico, invece, gli obiettivi sono stati raggiunti solo in parte, perché le esportazioni di petrolio sono sì diminuite, ma l'economia sta fortemente legata alle esportazioni di petrolio, mentre sulla transizione energetica c'è sì stato un miglioramento, con circa il 15% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, cioè dal 2% per il 2022, ma è comunque poco rispetto a quanto prometteva in campagna elettorale. Per quanto riguarda la pasta otaggio sono due versioni differenti. Chi sostiene che sia in parte riuscita perché in certe zone del paese i gruppi hanno reclutato meno persone per degli aiuti del governo e aver messo l'esercito dei campi di cocaina ha ucciso meno persone, mentre i critici sostengono invece che ritirando l'esercito da certe zone del paese i gruppi abbiano potuto prendere del tempo per riorganizzarsi e diventare ancora più potenti, ed effettivamente così è stato, visto che sono sì diminuiti gli scontri tra eserciti e gruppi, ma sono aumentate quelli tra gruppi, come il clan del Golfo che si è arricchito di più, e l'esportazione di cocaina è aumentata, complice il picco di produzione della stessa, che non raggiungeva questi livelli dagli anni di Pablo Escobar. È un altro oggettivo comunque che la sicurezza in Colombia sia al punto più basso dal 2016 ad oggi, cosa che porta la maggior parte degli esperti a definire come un fallimento la promessa della paz total, anche se nessuno logicamente si aspettava che la Colombia diventasse la Svizzera in soli 4 anni. E la maggior parte delle persone di destra concorda con il presidente sul fatto che serve lo stato sociale per sconfiggere i gruppi, ma ne contesta aver rimosso l'esercito da alcune zone, cosa che ha permesso ai gruppi di fare ciò che volevano. La paz totale è fallita anche perché il governo non è riuscito a portare né scuole né ospedali nelle zone più povere e non è riuscito a nazionalizzare la sanità, con assicurazioni che continuano a farla da padrone. E questo è avvenuto soprattutto perché, come quasi sempre capita ai governi di sinistra vera, i soldi per fare riforme sono finiti e il debito pubblico colombiano è al punto più alto della sua storia, toccando un rapporto debito-PIL del 65%, perché il PIL, pur che non riesce a sostenere la spesa pubblica, sanità e istruzione sono ancora più disastrate del 2022 e i medicinali mancano quasi ovunque fuori dalle città. E sono proprio la sanità e l'istruzione, due fallimenti totali per Petro, a complicare, come vedremo tra poco, la battaglia della sinistra per la rielezione e non tanto la sicurezza. Prima di vedere i candidati, vediamo però in breve come funziona il sistema elettorale colombiano. La Colombia è una repubblica presidenziale, ma il potere del presidente è molto più ridotto di quanto accade di solito nelle repubbliche presidenziali. Può nominare i ministri che il Parlamento può far decadere singolarmente, non tutti insieme, in qualunque momento con una maggioranza del 50% più uno, e non nomina i giudici della Corte Suprema, ma li può solo proporre, e sarà poi il Senato a decidere quali giudici approvare, se quelli proposti dal Presidente oppure quelli proposti dalla Corte Suprema o dal Consiglio di Stato. Il Presidente deve chiedere al Parlamento l'approvazione di ogni legge, perché quelle approvate per decreto sono quasi sempre cancellate dalla Corte Suprema, e può mettere di veto le leggi al di là del Parlamento con una maggioranza assoluta.
La Costituzione consente al Presidente un solo mandato dal 2015 per evitare i tentativi di autocratizzazione del paese come fece Uribe. Essendo una repubblica presidenziale si possono candidare alle elezioni tutti i candidati che vogliono e uno deve vincere quindi il 50% più uno dei voti per evitare il secondo turno, che altrimenti si tiene 3 settimane dopo il primo tra i primi due arrivati. Il primo turno si è tenuto il 31 maggio e come previsto nessun candidato ha raggiunto il 50% dei voti. Una particolarità è rappresentata dal voto in bianco. Se i voti bianchi superano al primo turno i voti di tutti gli altri candidati alla presidenza, si dovranno ripetere le elezioni, ma i partiti hanno l'obbligo di cambiare il candidato. Se succede una seconda volta, i voti bianchi non contano e vanno a votare i due più votati, anche se i bianchi fossero l'80% dei voti totali. Se il voto bianco vince al secondo turno, non conta e vincerebbe la persona fisica che prende più voti. Anche in questo turno delle elezioni del 2026 il voto in bianco non ha avuto alcun peso, avendo preso solamente l'1,71% dei voti. 2 mesi prima delle elezioni presidenziali si tengono le elezioni parlamentari, che sono molto più importanti di quelle presidenziali e che determinano chi, nei successivi 4 anni, avrà la maggioranza in Parlamento e chi avrà quindi più potere di scelta. Il Presidente non può in alcun modo sciogliere le Camere e sarà dunque costretto a trattare con l'approvazione delle leggi con l'opposizione. Le elezioni parlamentari di quest'anno sono state vinte dal gruppo di sinistra Patto Storico di cui fa parte il Presidente Petro, che ha preso 40 seggi alla Camera e 25 al Senato, con altri partiti di sinistra, tra cui i Verdi e poi i centristi, che compongono una maggioranza di sinistra e 100 nelle due Camere. Per la destra il partito migliore è stato il Centro Democratico, che ha preso 29 voti alla Camera, 17 al Senato. Con un Parlamento in mano alla sinistra per i prossimi 4 anni, anche se la presidenza dovesse tornare alla destra, a decidere una buona parte dei soldi del paese sarà comunque la sinistra. Al primo turno di queste elezioni si presentavano 3 candidati principali: Ivan Cepeda per la sinistra di Pacto Storico, Paloma Valencia per la destra del Centro Democratico e Abelardo de la Espriella per la estrema destra di Defensores della Patria. I sondaggi preelettorali sono storicamente confusionari in Colombia perché si basano quasi solo sulle città e si è avuta la dimostrazione di ciò anche in questo primo turno. Ivan Cepeda era sotto il 33 e il 44% e ha preso il 41% nella realtà, arrivando però secondo, mentre praticamente tutti i sondaggi lo davano primo. Al primo posto invece è arrivato Abelardo della Espriella, che era andato al 20% fino a un mese prima del voto e che ha poi visto nelle sue ultime intenzioni di voto salire fino ad un massimo del 32% a una settimana dal voto. In realtà Abelardo della Espriella ha preso il 44% dei voti, cioè il 12% in più del massimo a cui era dato. Questo è successo perché Paloma Valencia, che è stata scelta alla guida del Centro Democratico, storico partito colombiano al potere, seppur con nomi diversi, quasi sempre, scelta perché più moderata rispetto ad altri possibili candidati del partito e più favorevole a imprenditori, investimenti esteri e classe media, ha però solamente il 7% dei voti, mentre i sondaggi le davano il 18%, per cui i voti che non ha preso Paloma Valencia sono finiti ad Abelardo dell'Espriella. Anche in Colombia, quindi, come ormai in tutto il continente e anche in Europa, i partiti centristi, che siano essi di centro-destra o centro-sinistra, si sono praticamente estinti, lasciando vincere le elezioni ai populisti, che siano essi di sinistra o di destra. Mentre al secondo turno ci sono 4 sondaggi disponibili, 3 indicano che Abelardo della Espriella sarebbe avanti, con un margine che varia tra il più 3.3 e il più 7.9% su Ivan Cepeda, che sarebbe in vantaggio dell'1.1% nel singolo sondaggio che lo dà in vantaggio. Tuttavia nulla è deciso e gli errori dei sondaggi li abbiamo visti nel primo turno e per vincere conteranno diversi fattori principali, il principale dei quali è vedere per chi voterà quel 17% che al primo turno ha votato per altri candidati. Ci sono poi gli indecisi, che cioè la grande maggioranza della popolazione, gli astenuti, che di solito più sono e più favoriscono l'opposizione, e il voto delle periferie e delle campagne, dove i sondaggisti non sondano assolutamente nulla, e dagli avvenimenti dell'ultima ora, come violenze e scontri che potrebbero spostare migliaia di voti. Un altro fattore importante riguarda i gruppi armati che spostano voti nelle periferie, seppur pochi, perché se un contadino lavora e sopravvive grazie ai gruppi armati, andrà a votare per il candidato indicatogli dal gruppo. Gruppi che spesso non lasciano nemmeno entrare candidati a loro non graditi nei territori che controllano per fare campagna elettorale e sono storicamente noti per chiudere i seggi elettorali e manomettere i voti se non vincono i candidati da loro appoggiati. Noi al primo turno possiamo vedere che mentre della Espriella ha vinto a Medellin e nelle regioni centrali del paese, quelle intorno alla montagna andine, Cepeda ha vinto a Cali, Bogotà e in tutte le zone povere e di confine, e questa è stata anche la vera mossa comunicativa di queste 2 settimane della Espriella, che vede questa vittoria nelle regioni storicamente più contate dai gruppi come la prova che i gruppi sostengano Cepeda perché gli lascia fare cosa vuole. Intendiamoci, una parte di quello che dice della Espriella
È vero, perché i gruppi sicuramente sostengono Cepeda a queste elezioni, ma sarebbe scorretto dire che sia l'unico motivo per cui Cepeda ha vinto lì. Ha vinto anche perché le riforme del governo uscente hanno sicuramente aiutato molti contadini e anche perché per molti di loro che producono cocaina la vittoria della Espreia sarebbe molto pericolosa perché vuole distruggere i campi di cocaina e per un contadino la cui unica fonte di sopravvivenza è la produzione di cocaina, questa mossa viene vista come un attacco alla loro sopravvivenza e preferiscono quindi votare per chi promette di non distruggere i campi. Infine, secondo la maggior parte degli esperti, a decidere queste elezioni non sarà tanto il programma, bensì lo scontro a voce tra populismi. Si giocherà in sintesi su chi la spalla più grossa e su questo aspetto della Freya è nettamente più bravo. Ma non bisogna andare alla sinistra per morta, perché se è vero che il tono di voce di Cepeda ti fa venire voglia di suicidarti, la coalizione punta ancora molto sulla campagna di Petro, che a sparare stupidaggini sa gioca benissimo con della Freya. Prima di vedere nel dettaglio le proposte dei due candidati, faccio un breve escursus sull'astensionismo, visto che dicevo che a decidere le elezioni saranno probabilmente gli indecisi e proprio l'astensionismo, e le due cose sono legate, perché gli indecisi potrebbero decidere di stare a casa, di votare a scheda bianca o di votare per un candidato effettivo. L'astensionismo è storicamente un problema in Colombia e si aggira tra il 45 e il 55%. Questo perché la gente, un po' come in Italia, è stufa dei grandi programmi mai rispettati, della corruzione e del clientelismo e ritiene che il voto non serva a nulla per cambiare le condizioni di vita. Inoltre, nelle zone sotto controllo dei gruppi armati o nelle zone povere, il voto non viene speso non solo per indifferenza, ma anche per motivi di sicurezza. In certe zone controllate dai gruppi armati o in zone con logistica difficile, la gente non va a votare perché rischierebbe di morire per votare un presidente che poi non farebbe niente, oppure perché in alcune zone non si riescono nemmeno ad allestire i seggi e la gente si trova impossibilitata a votare. Veniamo adesso ai candidati e alle loro proposte. Partiamo col dire che il tema centrale di questa campagna elettorale è stata la sicurezza, con solo il patto storico che ha provato a parlare di altro, per nascondere i suoi fallimenti su questo tema. Ivan Cepeda è visto come successore naturale di Gustavo Petro, anche se la loro storia e il modo di fare politica è completamente diverso. Petro punta a riempire le piazze e a parlare in modo semplice e diretto. Cepeda è molto più istituzionale. No podemos retroceder al pasado de la injusticia. Tenemos que avanzar con la vista frente al sol de las estrellas. Por eso puedo decirles con orgullo: me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia, corazón de la belleza! ¡Viva el país de la belleza! Gracias, muy amables. Nos volvemos a ver. Gracias. Jóvenes de Colombia, su energía, su entusiasmo, su imaginación es fundamental para ganar el 21 de junio. Ya saben dónde van a votar. Seguramente muchos de ustedes no han registrado su cédula. Por favor, identifiquen dónde están los puestos de votación. Y a votar por la vida, siempre por la vida. È nato nel 1962 a Bogotà in una famiglia di comunisti politici che dovettero fuggire prima a Praga e poi a Cuba per le minacce di morte che ricevevano. Quando tornarono nel paese entrò in politica e nel 94 suo padre Manuel Cepeda Vargas venne assassinato dalla polizia militare colombiana. Cosa che fece infuriare Cepeda, che iniziò ad opporsi in massa a tutti i governi di destra, specialmente quello di Álvaro Uribe. Fu il primo ad accusare Uribe di parapolitica, cosa che poi lo porterà a una condanna da 12 anni di domiciliare nel 2020 per corruzione di testimoni sul caso. Proprio per questo motivo la destra lo accusa di essere un sostenitore delle FARC, cosa ovviamente infondata in quanto le ha sempre criticate. È laureato in filosofia ed è fondatore del Movimento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, un'organizzazione che si occupa di proteggere le persone vittime di violenza. È stato anche il principale mediatore tra lo Stato e le FARC per l'accordo di pace del 2016 e il mediatore ufficiale della paz total di Gustavo Petro. Ha vinto le primarie interne al partito storico con il 65% dei voti e ne è emerso come persona migliore per proseguire la paz total e per ripulire l'immagine del partito dagli scandali di corruzione, non avendo mai avuto alcuna indagine a suo carico. Propone di continuare le politiche di Petro, specialmente quelle sulle riforme agrarie, e continuare a fare pressing sulle opposizioni per rendere gratuita la sanità. Vuole proseguire sulla linea della paz total, ma vuole correggerne il metodo, propone una gestione più coordinata con le regioni e i comuni e meno basata sulla buona volontà di gruppi armati, cercando di istituzionalizzare il dialogo e rendere tutti partecipi. Mira poi
a creare una banca del popolo gestita dallo Stato e che permetta ai poveri di ricevere dei soldi a tassi agevolati o vicini allo zero, cosa che adesso non possono fare perché le banche tradizionali vogliono garanzie di restituzione dei soldi. Così facendo mirerebbe a ridurre l'economia illegale e il ruolo dei gruppi armati. Vuole poi tagliare i privilegi ai politici per finanziare la spesa pubblica e creare un'unità nazionale di investigazione sulla narcocorruzione incaricata di identificare le strutture di riciclaggio di denaro e i relativi schemi criminali a livello nazionale. Vuole anche proseguire le politiche green di Petro, aumentare il salario minimo e dare sussidi alle aziende che assumono più giovani. In politica estera mira a smettere di insultare Trump e ripristinare al 100% le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, ma vuole proseguire l'avvicinamento ai BRICS e all'Unione Europea. I sostenitori sono le classi meno abbienti che hanno beneficiato delle politiche di Petro, mentre a destra e la sinistra moderata contestano la gestione della pace e chiedono da dove pensano di prendere i soldi per fare le riforme, visto che come tutti i governi di sinistra pensano solo a spendere soldi senza minime preoccupazioni per il futuro. Veniamo al vero outsider di queste elezioni, Abelardo della Espriella. Nato nel 78 in una famiglia benestante, si è laureato in giurisprudenza ed è diventato uno degli avvocati più famosi della Colombia, difensore di mafiosi, stupratori, politici corrotti e persino di Alex Saab, il braccio destro di Maduro, ora negli USA arrestato per corruzione, narcotraffico e riciclaggio. Alex Saab lo definiva un ottimo collaboratore. Proprio per questo motivo è diventato un meme nella sinistra colombiana, è finito come il fascista che difende i comunisti. Questa posizione di avvocato è spesso contestata perché in moltissimi casi non si è iniziato a fare il suo mestiere, ma anche difeso criminali di estrema destra di cui non era l'avvocato. È anche un imprenditore che si presenta al popolo come quello che ce l'ha fatta, ha un suo brand, il Dell'Esperia Style, produce vino in Italia, ha una sua linea di abbigliamento, scrive libri, fa musica e si veste per sembrare figo, dice le cose come le pensa, usando parolacce e linguaggio del popolo, e quando va in TV insulta tutti e ride quando gli vengono fatte delle domande che lui definisce stupide. ¿Se sabe algún vallenato o no? Sí, claro. ¿Cuál le gusta? Hay varios. Dígame uno. Este, por ejemplo, me gusta mucho este. Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo. Ay, que vas a olvidar mis caminos, mis caminos. Yo puedo entender tu rabia, toditos tus motivos. Ay, pero yo qué haré con tu olvido, con tu olvido. Vas a olvidar todos los años que te he dado. Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias. Solo porque el tiempo que no estoy a tu lado. ¿Cómo la vieron? Se las dejo ahí, con mucho gusto. Forte critico dell'establishment e dei media mainstream, tende a comunicare con i soliti social seguendo il modello di Trump. Tuttavia c'è anche un lato oscuro. Nel 2004 fondò FIPAZ, la Fundación Iniciativas de Paz, che sulla carta si presentava come un'organizzazione non governativa per promuovere la pace, ma nella realtà dei fatti operò come una vera e propria lobby e braccio politico per i leader parlamentari delle AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cosa che gli costò un processo, poi conclusosi perché l'indagine era contro un suo grande amico. Sempre belli, questi leader che vogliono abolire il clientelismo, essendo stati però salvati dal clientelismo. Ha fondato Defensores della Patria, un movimento che si posiziona molto a destra, definendosi patriottico e conservatore, attacca sia il governo Petro per la corruzione, sia i partiti tradizionali, inclusa la destra di Paloma Valencia, definendoli parte di un sistema che ha fallito. Sulla sicurezza mira a ripristinare il glifosato per distruggere i campi di cocaina, usare tecnologie avanzate di sorveglianza e promuovere il diritto alla difesa, consentendo l'uso legale delle armi, una cosa definita pericolosissima anche dalle altre destre, perché il confine tra il mi sono difeso e l'ho ucciso che mi stava antipatico sarebbe molto sottile. Vuole poi creare 10 mega carceri dove rinchiudere i mafiosi e guerrieri delle FARC e delle LN sul modello Bukele. Ma è una cosa che non ha nessun senso, perché mentre le gang del Salvador erano semplici bande armate che si finanziavano sull'estorsione, sia le FARC e soprattutto il clan del Golfo hanno miliardi in conti offshore a Dubai e in Svizzera e gestiscono una buona parte dell'economia legale del paese, visto che possiedono ristoranti e hotel, rendendo impossibile smantellare l'organizzazione con la sola forza delle armi. Sarebbe come voler sconfiggere l''ndrangheta in Italia usando solamente l'esercito. Propone una drastica riduzione del peso dello Stato, taglia le tasse per le imprese e un mercato aperto.
vuole attirare capitali esteri, in particolare negli Stati Uniti, dove risiedono una gran parte dei suoi interessi, mostrandosi simile in questo al modello argentino di Milei. Tuttavia è stato molto furbo nel capire che alla popolazione povera le riforme di Petro sono piaciute e allora ha deciso di copiarle quasi tutte, semplicemente riadattandole al modello liberista, che forse, per non gravare sulle spese dello Stato, sono anche meglio pensate di quelle proposte da Cepeda. Per esempio, sulle pensioni punta a rendere tutto privato, non tutto pubblico come vuole fare Cepeda, e non un misto come era fine dell'anno scorso. La Banca del Popolo la chiama in un altro modo, ma la sostanza non cambia, perché i paesi a tassi agevolati punta a darli lo stesso, usando le banche private e non quelle pubbliche. Vuole poi abbassare i costi di iscrizione all'università e agevolare l'avvio di imprese da parte dei giovani. Sulla creatività, invece, si lascia andare al comunismo, visto che ha l'obiettivo di rendere il paese centrale nel mondo nella produzione di musica e di altre opere culturali, mettendo a disposizione per chiunque voglia iniziare attività creative ben 125 milioni di pesos all'anno di fondi pubblici sotto forma di capitale iniziale per le imprese. Vuole poi generare occupazione promuovendo la creazione di posti di lavoro nell'economia digitale e nel settore tecnologico. Per quanto riguarda la corruzione, punta a ridurla usando la tecnologia, promuovendo l'IA al fianco dei magistrati e usando la tecnologia blockchain per i pagamenti e per la gestione degli appalti pubblici. Sulla politica estera mira a distanziarsi, seppur non del tutto, dai BRICS, avvicinarsi ai governi di destra sudamericani, agli USA di Trump e mantenere i rapporti con l'UE e il Venezuela per la gestione dei flussi migratori. Punta infine a far crescere l'economia tramite le estrazioni di petrolio, fregandosi altamente del green. I suoi sostenitori sono gli imprenditori, le multinazionali, gli Stati Uniti di Trump, quasi tutti i governi del Sud America, i preoccupati per la sicurezza, chi lavora nel mondo della tecnologia e i giovani che vedono nel suo sviluppo tecnologico un obiettivo cruciale. I critici dicono che è un fascista razzista, oppure quelli che non parlano solo a slogan, che sbaglia completamente sul suo proposto sulla sicurezza, che purtroppo trascura il resto del suo programma, che, a mio modesto parere, non è affatto male. In un paese con una democrazia così fragile e con tutti i problemi che ha, le accuse di broglio da entrambi i lati sono sempre costanti, così come le accuse di interferenze estere. Senza starci troppo intorno, è ben noto che gli USA interferiscano in queste elezioni, sostenendo ovviamente della Espreia. Gli Stati Uniti hanno creato diversi video fake con l'IA in cui Seitaria Cepeda ha braccetto con i combattenti dei FARC e più in generale in cui Cepeda viene dipinto in modo negativo. Le interferenze sono provenute anche dagli altri paesi di destra della regione, specialmente dall'Ecuador, con il presidente di destra Daniel Noboa che ha pubblicato sui suoi social un video in cui parla in videochiamata con della Espreia durante la campagna elettorale per il primo turno. C'è poi il cosiddetto Honduras Gate, cioè un'inchiesta giornalistica, e specifico che è solamente un'inchiesta senza indagini da parte delle magistrature di nessun paese coinvolto, in cui si mostrano dei messaggi WhatsApp e Telegram di diversi politici giornalisti di destra e estrema destra statunitensi, sudamericani e israeliani. Questi ultimi legati al governo Netanyahu, che avrebbero come obiettivo il sostegno e la manipolazione delle informazioni a sostegno di Della Espreia e più in generale a sostegno di tutti i governi di destra nella regione. L'obiettivo di questa campagna sarebbe permettere a Israele e gli USA di investire più facilmente nella regione. Il nome Honduras deriva dal paese in cui tutto questo sarebbe iniziato e il suo inizio risale a dicembre, quando Trump, poco prima di rapire il narcotrafficante Maduro, graziò il narcotrafficante ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernández, condannato negli USA per aver incentivato l'esportazione di diverse tonnellate di cocaina negli USA quando era presidente. Dietro a questa grazia ci sarebbe Israele, che avrebbe spinto Trump a graziarlo per dare un modo alla destra honduregna di attaccare la sinistra in vista del risultato delle elezioni tenutesi a fine novembre, poi vinte dall'estrema destra contro la destra moderata che a Trump non piaceva. Israele aveva l'obiettivo di investire in Honduras, ma per farlo aveva bisogno di un presidente di destra, che tra l'altro, ironia vuole, che sia pure di origine palestinese, ma è figlio israeliano, quindi chi se ne frega. La destra accusa invece il Basile di Lula di interferire nelle elezioni a favore di Cepeda, mentre a livello interno la sinistra accusa i gruppi narcos come il Clan del Golfo di fare propaganda a favore della Espreia, perché in passato ha fatto l'avvocato di alcuni membri del cartello, mentre la destra accusa la sinistra di prendere soldi dai gruppi comunisti come le FARC e le LN. Quest'ultimo ha annunciato un cessate il fuoco per questi giorni di elezioni, sostenendo che non vuole immischiarsi in questioni interne, poi fa la guerriglia, vabbè. Ma ha condannato le interferenze statunitensi nelle elezioni, cosa che Della Espreia ha usato per dire: vedete, le LN dice le stesse cose di Cepeda.
Vedete voi cosa credere di questo, se le accuse di interferenze straniere sono molto verosimili, su tutto il resto, a prescindere da chi lo dica, nutro molti dubbi. Se vogliamo scendere in questioni più tecniche, quello che si sono inventati i due contendenti in questi mesi è veramente assurdo. Partiamo dalla fine dell'anno scorso, quando si sono tenute le elezioni per decidere il candidato di Patto Storico. Secondo alcuni membri del partito, il fatto che la Registraduria, cioè l'ente che gestisce le elezioni, abbia spostato alcuni seggi dalle aree rurali alle città più grandi è stato visto dalla sinistra come un tentativo di danneggiarla. In realtà lo spostamento dei seggi, avvenuto per motivi di sicurezza, era stato concordato in precedenza con tutti i partiti interessati. Poco prima del voto, invece, la destra ha accusato la stessa Registraduria di starsi allenando per i brogli elettorali che, secondo la destra, sarebbero avvenuti alle elezioni. Tutto questo perché la Registraduria stava simulando i conteggi dei voti, cosa che avviene sempre prima delle elezioni, per evitare problemi il giorno delle elezioni stesse. In queste simulazioni, Patto Storico era sempre in vantaggio, ma erano fatte totalmente a caso. Eppure, in un paese come la Colombia, anche le cose che si fanno normalmente sono usate dai partiti come denunce di presunti brogli. C'è poi lo scontro tra le due fazioni riguardo a chi controlli la Registraduria e il Consiglio Nazionale Elettorale. Questi due organi sono indipendenti, ma proprio come accade con la magistratura, la destra accusa la sinistra di controllarli, mentre la sinistra accusa di controllo sia nelle mani della destra. Infine c'è l'accusa mossa principalmente dalla sinistra contro la società Thomas, Gregg e Sons, l'azienda che si occupa della logistica elettorale. Secondo i partiti, questa azienda sarebbe in grado di manipolare i risultati delle elezioni e controllare dati sensibili dei cittadini. Tuttavia la società che si occupa esclusivamente della logistica operativa, come la fornitura di schede e software di trasmissione dati, ma non ha accesso alla gestione dei database identificativi né al potere di alterare i voti, poiché a fare ciò ci pensano altre aziende costantemente controllate dai magistrati. Inoltre, a dare il risultato delle elezioni non sono le aziende, ma il Consiglio Nazionale Elettorale, che provvederà anche ai conteggi manuali in caso di presunti brogli. Ci sarebbero tanti altri presunti brogli o interferenze di cui parlare, come i canali social dei sostenitori di candidati che insultano l'avversario e che vengono appoggiati dai candidati stessi, ma ci possiamo fermare quasi qui, perché prima vi dico ancora due cose su quanto è successo dopo il voto. Subito dopo i risultati del primo turno, infatti, Cepeda e Petro si sono rifatti di conoscere i risultati delle elezioni, sostenendo che fossero stati aggiunti 800.000 voti extra a Della Espriella, che in realtà non aveva preso. Il Consiglio Nazionale Elettorale ha detto che non ci sono stati brogli tali da cambiare il risultato delle elezioni. E mentre Cepeda ha riconosciuto i risultati il 7 giugno, Petro continua a non riconoscerli. Sul piano giudiziario, invece, sono successe due cose. La prima riguarda Cepeda, che ha denunciato Della Espriella alla Fiscalia Generale e alla Corte Penale Internazionale, sostenendo che Della Espriella fosse coinvolto nella parapolitica e che abbia ricevuto finanziamenti elettorali da fonti proibite. La seconda riguarda Petro, che stava per essere sospeso da presidente per aver ricevuto finanziamenti illeciti, ma la magistratura ha bloccato la sua sospensione votata dal Parlamento, ma ha vietato a Petro di usare X per fini elettorali, sostenendo che il presidente non possa fare campagna elettorale né a favore di un candidato e né contro ad un altro. Insomma, tra scandali veri o presunti, l'ambiente che circonda questo secondo turno di elezioni non è affatto positivo e non oso nemmeno immaginare cosa succederà dopo che arriveranno i risultati del secondo turno. Che cosa succederà dopo il voto nessuno lo sa, ma quello che si sa è che chiunque vinca dovrà subito fare attenzione a due cose. La prima sono le proteste di piazza che il sostenitore dello sconfitto scatenerà, mentre la seconda sono i gruppi armati che storicamente nei periodi tesi post-elezioni ne approfittano per fare attentati e conquistare poi territorio. L'ultimo mese e mezzo di amministrazione Petro, il cui mandato scadrà il 7 agosto, sarà dedicato alla transizione e al mantenimento della sicurezza per preparare al meglio l'inizio del mandato del nuovo presidente, a prescindere da chi sia. Mentre il nuovo presidente userà questo mese e mezzo in cui non sarà presidente per iniziare le trattative col Parlamento per l'approvazione delle sue riforme. Se vincerà Della Espriella, il Sud America non avrà più governi di sinistra alla decisione di Lula, che andrà a elezioni ad ottobre e che guarda con estremo interesse a queste elezioni, perché se dovessero esserci tutti i governi di destra nella regione, uno studio di conferma potrebbe essere più difficile. In politica interna, però, le riforme che vuole fare Della Espriella potrebbero essere molto difficili da fare, perché ha un congresso ostile e perché in tutte le regioni dove vuole mettere mano con l'esercito avrà vinto nettamente la sinistra e sia i governatori locali che le persone si saranno completamente ostili. Se dovesse vincere Cepeda, invece, la transizione sarà meno problematica, ma l'austerità degli USA, dei governi della regione e della classe imprenditoriale potrebbe rendere il suo mandato molto complicato, nonostante abbia il Parlamento più favorevole.
definitiva, le elezioni colombiane del 2026 non sono solo una contesa per la presidenza, ma lo specchio della democrazia al bivio, stretta da due modelli che sembrano non poter più coesistere. Da una parte la mano dura populista di Dele Espriella che cavalca l'Arabia per la sicurezza e promette un ritorno all'ordine atlantista, pur trascinandosi dietro le ombre di un passato scomodo e le polemiche dell'Honduras Gate. Dall'altra bisogna sapere del patto storico che tenta di difendere le riforme sociali di Petro in un paese che però sente il peso dell'austerità, dei poteri forti, della corruzione e delle ingerenze internazionali. Ma al di là dei nomi, il vero sconfitto di queste elezioni è il centro e con esso la capacità di mediare. Qualunque sarà il risultato, la Colombia che emergerà dalle urne sarà un paese profondamente ferito, dove il primo compito del nuovo presidente non sarà governare, ma evitare scontri interni che in un paese così indeciso tra sinistra estrema e destra estrema saranno all'ordine del giorno. E voi che idea vi siete fatti? Se foste colombiani, per chi votereste? Fatemelo sapere nei commenti, lasciate like, condividete il video con i vostri amici interessati e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi interessantissimi video e shorts. Ciao!